Volete creare una copertina per il vostro canale YouTube precisa, che ci stia bene e venga vista su tutti i dispositivi con l'utilizzo di Photoroom? Bene, la andiamo a vedere subito dopo che vi sarete iscritti al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Quindi andiamo a vedere con Photoroom cosa si può fare. Prima di iniziare ci tengo a dire, l'ho detto ovviamente all'interno del tutorial, che le copertine YouTube sono un po', come dire, non strane, ma vanno fatte in un certo modo. C'è un'area al centro, poi la vedremo subito, che si chiama area di salvataggio, quindi tutto quello che voi avete di importante da far vedere, un messaggio, una foto, qualsiasi cosa, deve stare in quell'area. Quindi, detto questo, poi è molto semplice, andiamo a vedere con Photoroom, molto semplice, la sua creazione. Bisogna innanzitutto partire da un template. Il template lo potete andare a scaricare semplicemente mettendo su Google, scrivendo banner per YouTube. Quindi potete poi cliccare su un sito, ecco per esempio questo qua, adesso vediamo se ce n'è uno qualsiasi, e praticamente potete scaricarvi l'immagine sia sui siti che permettono di scaricare, oppure quelli che no, io ho preso questo ma non è questo, ok, questo è uno di questi qua. Quindi vedete, questi qua praticamente sono proprio i template per il canale YouTube, per la copertina. Quindi ce l'abbiamo da qualche parte, allora da qualche parte ce l'abbiamo, lo so, sono siti un po', come dire, sono sempre siti che, eccola qua, vedete questa qua, quindi potete scaricarla e tranquillamente poi importarla in Photoroom. Io l'ho già scaricata, ovviamente, l'ho messa prima all'interno del file, che era un file zippato, e poi l'ho praticamente sono andato a importarla nel rullino fotografico. Prima di continuare vediamo un attimino come si presenta. Vedete qua, eccola qua, la famosa area di salvataggio, giusto? Quella che praticamente ci permette di visionare tutto quello che vogliamo far vedere sia su desktop che mobile. Qui è indicato tablet, però la cosa che a noi ci interessa è questa area qui, quindi non dovremmo andare fuori da questa area, non dovremmo mettere fuori di quest'area gli elementi che vogliamo far vedere, ok? Per dire, fuori da quest'area si può mettere un background neutro, ok? Quindi una volta che abbiamo praticamente esportato nel rullino fotografico questa immagine, non facciamo altro che andare in Photoroom, ok? Andare in Photoroom e andare a scegliere proprio diciamo il template che riguarda proprio la copertina di YouTube. Quindi non ci resta che andare qua e scegliere questa copertina YouTube, ok? Perfetto. Quindi andiamo a importare adesso il background, andiamo a cliccare sul bianco, andiamo a cliccare qui per importazione del background e andiamo a importare il background. Vedete come praticamente ci calza dentro, ok? Vedete, proprio è il suo. Quindi cosa dobbiamo fare adesso noi? Non dobbiamo altro che fare che mettere qui dentro tutto quello che ci interessa all'interno di questa area. Poi tutto il resto sarà background, quello che non è visibile, quello che non ci interessa. Quindi potremo scrivere un testo, potremo mettere un'immagine, potremo fare un collage, quello che vogliamo, però le cose importanti, ricordatevelo, devono andare in questa area di salvataggio, in questa safety area, quindi nell'area che poi verrà mostrato sia su i dispositivi mobile che quelli ovviamente desktop. Quindi poi adesso andremo a vedere ovviamente come si vedrà. Quindi andiamo ora a prendere una frase oppure un'immagine per poter fare la nostra composizione. Ecco, io posso andare anche a importare un'immagine, una foto dal mio rollino fotografico se voglio. Ovviamente vado, non so, preferisco andare in preferiti, perché magari c'è qualcosa di più, come dire, utile da poter mostrare. Allora, dunque,
Sì, qualcosa di utile c'è. Mettiamo questa per dire, ok, io l'ho già fatta la copertina, l'ho già fatta, è già importata. Ecco, se io adesso prendo questa immagine, ora la vado a, non la voglio scontornare, la voglio intera, quindi vado a fare ovviamente sul ritaglio e la vado a scoprire interamente con questo comando qui. Ok, io adesso questa immagine, se la vado a piazzare qua, ovviamente su il mio, diciamo nel mio YouTube si vedrà il microfono e mezzo iPad. Se voglio farcela stare tutta, io devo rimpicciolirla, ok, quasi, cioè quasi, devo andare praticamente a riempire tutto questo spazio. Quindi sì, come dire, è meglio, ok, è meglio andare a mettere un testo che un'immagine. Un'immagine è meglio metterla praticamente a tutto schermo. Quindi andiamo a cancellare l'immagine e scriviamoci un testo. Per l'occasione utilizzerò questo chat on, che è una sorta di intelligenza artificiale dove possiamo generare di tutto. Ecco, non è in italiano, ma parla in italiano, fortunatamente. Poi se volete ve lo porto sul canale. Questo ovviamente è a pagamento per un anno, mi sembra 39 euro o 49, quindi se volete poi ve lo porto sul canale. Vado qui e mi faccio generare un piccolo slogan, ok, che poi andrò a mettere all'interno diciamo di quella copertina che abbiamo fatto. Ecco, sperando che abbia scritto bene, andiamo a farglielo generare e vediamo che succede. Ecco, vedete che questo slogan è un po' troppo lungo, quindi questa applicazione, che non c'entra nulla con quello che stiamo vedendo, può ripostare diciamo, la nostra domanda e andare praticamente a riformulare la domanda. Ecco, non ora, è troppo lunga lo stesso. Vediamo un po' se ce ne genera un'altra. No, ancora più lunga. Ecco, ho cambiato decisamente, diciamo decisamente domanda. Vediamo un po' se riesce a farcene una più corta, perché ovviamente, allora vediamo un po' questa. Esprimi la tua visione con accessori e applicazioni per creare contenuti unici dal tuo smartphone. Ok, possiamo renderci soddisfatti. Copiamo e torniamo in Photoroom e in quello spazio, ok, in questo spazio qua andiamo a creare un testo. Andiamo ovviamente a incollarcelo, quello che abbiamo copiato. Andiamo a fare fine. A questo punto dobbiamo, come ho detto prima, cercare di farlo stare al centro, ok, praticamente dentro questo spazietto. Quindi lo andrò a centrare. Ecco, a questo punto possiamo ovviamente cambiarci font, cambiarci colore. Prima di ciò, ok, andiamo a fare un background. Ecco, adesso io questo lo vado a cancellare, e lo so, inconsciamente a cancellare, e vado a cercare un background da metterci. Magari posso anche metterci uno sfondo unico, nero, quello che voglio. Io proverò col nero. Ok, mettiamoci uno sfondo, ecco, questo qua è bellissimo. Ok, e allora facciamo così, mettiamo bianco, ok, bianco, e vediamo se si legge bene abbastanza. Ok, sembra due non so cosa, però diciamo che ci può soddisfare. A questo punto cosa faccio? Vado a salvare la mia immagine. Salvata l'immagine, vado su YouTube. Sapete che da YouTube Studio non si può cambiare l'immagine di copertina. Questa è una grande cosa, perché giustamente, perché bisogna cambiarla da YouTube Studio e non farlo invece da YouTube normale. Allora vado qua, vado sul mio canale e vado sulla matitina, ovviamente. Vedete che avevo messo già una, vedete che si vede così, ma va bene così, non vi preoccupate. Vado a cliccare al centro, ok, della mia immagine, ok, vado a fare così, scegli un'immagine dalla libreria, ok, vado così, vedete che è già centrata, vedete che qua abbiamo già i margini, quindi non faccio altro che fare fine, ok, fare fine, tra poco apparirà.
e ovviamente andando indietro non riesco a vederla, ok, neanche facendo, aggiornando, niente, non so se tirando su e giù, niente, devo andare indietro e praticamente riandare di nuovo su YouTube. Ecco qua, qui, ok, abbiamo cambiato l'immagine copertina, quindi si vede bene da, ovviamente dal mio iPad, ma facciamo una prova, ovviamente visto che io ho e Chrome è settato a come desktop, quindi posso andare a vedere il mio canale direttamente da qui, quindi posso vedere come si vede anche su un dispositivo che è un computer, ok, quindi vado qua. È la linea un po' lenta ragazzi perché abbiamo ovviamente, ecco il mio canile, però devo fare così, ok, apri in background perché sennò mi va in YouTube normale, ok, cioè YouTube, ecco qua, eccoli, vedete che vediamo anche qui la copertina è più che giusta, ok, e adesso ovviamente andiamo a vedere dallo smartphone com'è. Ok ragazzi, andiamo a vedere ora dal mio vecchissimo iPhone 8 come si vede, vedete, eccolo lì. Potremo quasi spingerci molto di più, ok? Visto che ovviamente questo si vede, diciamo, abbastanza, è più largo, ok? Il posto. Come possiamo fare a ovviare questo problema? Cioè io ho già ovviamente fatto, ok? I giochi sono fatti, quindi devo andare a ricaricare di nuovo il background, quindi andiamo a mettere in sovrapposizione il background per non perdere quello che abbiamo fatto ora. Quindi cosa faccio? Vado a fare più e vado ad aggiungere, ok, questa immagine come diciamo come un'immagine normale. Ovviamente non voglio scontornarla, vado a fare così, la metto piena. Il fatto che non posso fare un lavoro del genere perché non posso fare un lavoro del genere, quindi niente, mi tocca rifare il background. Ecco, se non volete perdere il background che avete fatto, basta far così. Cancelliamo un attimino questa, ok? Rifacciamo, ovviamente rifacciamo rigenerare il background, andiamo sempre sul nero perché ovviamente se voi poi mettete qualcosa lo sapete che Photoroom deve rigenerare, quindi per fare un background che poi ci servirà per sempre facciamo così, andiamo a prendere un altro background, ok, ma non so se mi piace questo, non mi piace tanto, andiamo a prendere un altro, adesso cominciamo a girare per background e non la finiamo più, quindi andiamo a prendere un altro, mi piaceva un pochino più pieno forse, eccolo qua, dai, prendiamo questo, va bene. Ecco, allora cosa faccio ora? Vado a far così e lo vado a salvare semplicemente, quindi posso andare ora a mettere a posto la candela, faccio così, vado indietro, ok, finché non ne appare la mia scritta, vado qua, cancello il background e ci vado a mettere ovviamente quello che ho appena generato. Vediamo cosa succede. Ok, quindi ora posso andare a fare il mio lavoro che volevo fare. Prendo questo, rimetto il background che mi indica la grandezza e posso andarmi da spingermi, ok, a questa diciamo a questa larghezza. Posso ovviamente andare anche a dare un po' di interlinea, sapete che l'interlinea ovviamente dà un po' di chiarezza al tutto, ok, do un po' di interlinea, vedo se ma cosa c'è scritto qua, se era giusto io ragazzi, io cosa c'è scritto sotto, troppa interlinea, ok, a questo punto vado sul background, riclicco qua e rivado a prendere il background che ho fatto e la motoretta è fuori ma noi siamo dentro e se tutto va bene io sono rovinato. Vado a far così di nuovo, a salvare nuovamente la mia immagine e di nuovo in YouTube, perché sapete che vi ho detto che non si può andare ovviamente in YouTube Studio perché bisogna andare in YouTube Studio, perché non è giusto andare in YouTube, bisogna andare in YouTube, non in YouTube Studio.
Quindi andiamo di nuovo in YouTube, sulla matita, di nuovo questa scritta, questo diciamo vado di nuovo a cliccare sulle impostazioni, vedete che siamo sempre, ok, siamo sempre giusti come bordo, vado indietro, ok, indietro di nuovo e vado a vedere nuovamente com'è il mio canile. Ah, ecco, non è stato ancora aggiornato, bene, ok, ora sarà stato aggiornato, speriamo, no. In Chrome di nuovo, ok, e andiamo a dare un bel invio qui. Ok, vedete che è stato aggiornato e ci siamo. Mentre nell'applicazione YouTube forse lo dobbiamo spegnere, eccola qua, aggiornata anche questa. Andiamo a vedere dallo smartphone. Eccoci di nuovo sul mio smartphone, andiamo a vedere di nuovo il mio canale, vedete che praticamente è a posto, ci sta benissimo, a parte che ho lasciato le virgolette, ma ci stanno anche le virgolette, però vedete che è tutto a posto, siamo compatibilissimi con tutto. Bene ragazzi, avete visto com'è semplice con Photoroom in completa mobilità, perché funziona ovviamente sul mobile, anche sul desktop, ovviamente però è un'applicazione che nasce su smartphone e tablet, creare una copertina per YouTube che sia veramente ben fatta e visibile, soprattutto visibile. Avete visto questa applicazione con la quale ho creato quel piccolo slogan Chat On, è un'applicazione di intelligenza artificiale molto completa, in inglese ma parla in italiano, come ho detto. Se volete ve la porto sul canale e ve la faccio vedere. Detto questo, condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto, ovviamente, e iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un abbraccione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!